Tu motociclista che non hai mai fatto fuoristrada o sei alle prime armi, prenderesti mai un volo per la Namibia sapendo che ti aspettano 12 giorni di allenamento tutte le mattine alle 6 stile Navy Seals, seguiti da laboratori di primo soccorso, corsi di manutenzione e gestione di una moto da 300 cc 2 tempi in fuoristrada. E non finisce qui, dovrai affrontare spedizioni in moto nelle terre selvagge namibiane, imparare a pianificare sulla mappa e guidare una missione di gruppo, gestendo ogni imprevisto lungo la strada. Sì, anche a risolvere i guasti alla moto o eventuali infortuni. Il tutto senza rimanere col serbatoio e la sacca idrica vuote. Certo, avrai istruttori qualificati al tuo fianco per supportarti, guidarti e insegnarti, ma sarai catapultato così fuori dalla tua comfort zone che la vera sfida non sarà soltanto contro i terreni difficili, ma contro te stesso. Affronteresti tutto questo? Partiresti? Pensaci un attimo, mentre ti racconto la storia di 12 ragazze provenienti da ogni angolo del mondo che hanno detto sì, tra loro ci sono anch'io, non solo per vivere ogni momento, ma per documentarlo, curva dopo caduta, strada dopo cambio di ruota. Quella che vedrete è la storia di un'avventura in Namibia lunga 12 giorni, ma che ci ha trasformate per sempre. Ed inizia con un volo che atterra nella capitale namibiana, Windhoek. Partiamo? Allora, piccolo racconto di come sta andando questa avventura. Siamo arrivate quasi tutte di sabato, ieri, qui a Windhoek. Ho scoperto che siamo piuttosto alti, siamo a 1700 metri di altitudine e siamo qui in hotel dove leggeremo queste giornate. Allora, ieri è stata la giornata di arrivi, siamo andati a cena insieme, molti di noi soffrivano di jet lag, per cui l'organizzazione ha pensato di lasciarci ieri pomeriggio e oggi come giornata un po' di decompressione. Oggi è domenica, abbiamo la mattina libera, adesso andiamo a fare le sim, a prelevare i soldi e ci prepariamo perché alle 2 arriverà il nostro PD che ci porterà nella sua palestra, quella dove i prossimi giorni faremo i vari corsi di meccanica, di manutenzione della moto, di navigazione. Prenderemo anche le moto e le prepareremo per i prossimi giorni di spedizione. Oggi inizia il training sulla parte medica. Questo in Namibia è un bootcamp e una moto expedition, una spedizione in moto. Cosa significa? Che avremo un programma abbastanza rigido nei prossimi giorni. Oltre all'allenamento della mattina partiremo per le spedizioni in moto alla scoperta dei deserti namibiani. Non vedo l'ora. A Windhoek conosciamo i ragazzi del gruppo in versione maschile di quello che ci apprestiamo a iniziare. Sono provati, ma anche estremamente grati per l'esperienza appena conclusa. Ma è davvero più comodo viaggiare con un eSIM? Per anni ho viaggiato con una SIM tradizionale, perdendo ore e ore di tempo e diciamocelo, è bello interagire con i locali, ma non per dover sbrigare delle mere pratiche burocratiche. Per quello basta già la dogana, basta già il confine. Le SIM sono un'innovazione che ha cambiato il modo di viaggiare. Nel mio ultimo viaggio ho utilizzato le SIM di Saily, è comodissima, la potete attivare già a casa in modo tale che poi dovrete semplicemente attivare i dati una volta atterrati o arrivati in un nuovo paese. Un altro aspetto positivo è che sapete fin da subito quanto vi costerà il piano internet per quel paese e se finirete i dati potrete con dei semplici click ricaricare la vostra eSIM. Scaricate l'app di Saily e inserite il codice sconto Francesca per approfittare del 15% di sconto sul vostro primo acquisto. Quindi sì, semplifichiamoci la vita, viaggiare con un eSIM è molto più comodo. Partite anche voi senza pensieri e godetevi il viaggio. Il nostro primo giorno è iniziato con un training fondamentale, il primo soccorso. Abbiamo imparato come intervenire rapidamente in situazioni di emergenza, esercitandoci con i classici manichini utilizzati in questo tipo di formazione. Compressioni toraciche, tecniche di
di mobilizzazione e gestione del panico. Ogni lezione è stata pensata per prepararci ad affrontare gli imprevisti, soprattutto quando si viaggia in territori remoti. Dopo ore di pratica intensa, quale migliore modo di conoscere un luogo e conoscerci tra noi? Di sederci tutti intorno a un tavolo a mangiare una cena favolosa nella splendida casa di PD. Sveglia alle 5 e dalle 6 alle 7 inizia il primo allenamento, poi colazione e poi oggi andiamo a conoscere le moto. Welcome to hell. Arrivate al campo base dove trascorreremo i prossimi 3 giorni, facciamo le presentazioni. Chi siamo, da dove veniamo, quanti anni di esperienza in moto abbiamo, quali modelli guidiamo. A parte io e Giulia, che è tedesca ma di casa in Canada, le altre vivono o negli Stati Uniti o in Canada. Ellie è la nostra tour leader e fondatrice di We Roam, che ha creato questo viaggio e mi ha invitato a documentarlo. Tra noi c'è chi ha fatto solo strada, chi ha ampia esperienza in fuoristrada, chi pochissima, chi fa gare. 12 donne, 12 storie diverse, ma chi saremo alla fine di questa esperienza è ancora tutto da scrivere. Il nostro primo vero giorno di training al campo base è iniziato dalla cosa più importante, conoscere la moto. Ruan, il nostro istruttore, ci ha guidate passo dopo passo su come affrontare situazioni problematiche e risolvere guasti meccanici. Poi via, finalmente in sella per esercizi tecnici. Curve strette, bilanciamento e controllo. Tornare alle basi è stato un piacere enorme per me. E poi è la prima volta che guido una moto a 2 tempi. Non vedo l'ora di mettere tutto in pratica nei prossimi giorni di spedizioni. Ragazzi, fa veramente caldo, lo vedete dalla mia faccia, mamma mia. Siamo andati a fare un giro qua della zona con le Sherco 300 e adesso siamo tornati qui al campo base per fare degli esercizi degli esercizi utilissimi, lenti, per impostare bene la curva con questa moto, facendo uno slalom tra i birilli sempre più stretti. Ci stiamo dando tutte dentro, che è sempre da imparare ed è bellissimo poterlo fare in un ambiente seguite, con tutte che facciamo il tifo l'una per l'altra. Look at this. Nuovo giorno, nuovo allenamento in palestra. Va un po' meglio di ieri, ma non smette di sorprendermi come una persona come me, che senza colazione non vive, possa ritrovarsi a quest'ora a dare il massimo in ogni esercizio. Poi finalmente colazione e via di nuovo in sella. Ogni giorno è un'occasione per diventare più forti, più sicure e più pronte ad affrontare le prossime sfide. Al secondo giorno le ragazze rimangono là, hanno diviso i gruppi, loro sono le principianti e approfondiranno la pratica. I gruppi sono divisi, noi ragazze siamo un gruppo un po' più avanzato, quindi partiamo subito per una bella spedizione in moto. Si va! Ma quanto è divertente un 2 tempi? No, diciamocelo. Stavo impennando. Oddio, mi tremano le mani. Fare e non fare non esiste provare. È complicatissimo partire dalla... Non so se vedete la pendenza che c'è. Ho la sensazione di diventare un animale in certi passaggi con questa moto. Non so se capita anche a voi. No, non so se riuscite a capire la pendenza che c'è. E inoltre si scivola. Tutte quelle pietre smosse ti fanno scivolare le ruote in giù e quindi non devi mettere il piede per terra per nessun ragione al mondo, sennò perdi il grip. Adesso è terra bella compatta, ma si torna a queste pietre smosse e poi delle sacche di sabbia. Io godo e goduria pura questo 2 tempi che mi balla sotto il culo. È una tale goduria. Equilibrio. No, adesso seduti a destra.
Oh, questo è strano. Questo è veramente strano. No, ma è utilissimo questo esercizio. Frenata d'emergenza. Siamo pronti? Peso indietro, Francesca. Peso indietro. Si frena solo con l'anteriore adesso. You need to clutch. To clutch when? When you start braking, you always clutch. Yes. Back brake, slide, and go. Ok, I'm in the middle. Ah, the clutch! The clutch! Primo vero giorno di azione. Fatica, successi, perseveranza e nuove amicizie che stanno nascendo. Non avrei mai immaginato che in così poco tempo potessimo creare un legame così forte. Il supporto che ci stiamo dando a vicenda è incredibile e sembra non esserci limite a ciò che potremo fare insieme. Tornare a percorrere gli sterrati africani è una sensazione stupenda. Sabbia, pietre sciolte, salite e discese continue, tutto immerso nella natura selvaggia attorno a Windhoek. Alla fine della giornata siamo noi stesse a caricare le moto sul trailer, una fatica condivisa che rafforza ancora di più il nostro spirito di squadra. What did you say before? High stress? Oh, extremely high stress. Eccoci qua, siamo in Namibia e sta piovendo. È dura alzarsi così presto, con il corpo ancora dolorante dai primi allenamenti e dai nuovi movimenti. Ma io e la mia compagna di stanza Julia, una ragazza tedesca, abbiamo ormai consolidato la nostra routine. Caffè solubile in camera, una barretta energetica al volo e via ad allenarci. There we go. In una spedizione o in una missione ci sono alcune pratiche mediche fondamentali che bisogna conoscere e saper affrontare, soprattutto se qualcosa va storto. Dalle ferite più semplici alle situazioni più gravi è cruciale sapere come intervenire rapidamente. Oggi, durante il training medico, abbiamo affrontato una di queste pratiche vitali, il trattamento d'urgenza con il laccio emostatico in stoffa, per fermare un'emorragia esterna. Quando Raquel ha stretto il laccio al limite, bloccando il flusso del mio sangue, il dolore è stato brutale. Non riuscivo più a contenermi e sono scoppiata in un pianto liberatorio. Non so se l'abbiate mai provato, ma non è facile né sopportare quel tipo di dolore né causarlo. Però l'importanza di questa pratica è enorme. Se fatta correttamente può salvare una vita. La consapevolezza di questo penso mi abbia toccata profondamente. Ed inoltre tutta questa avventura sta facendo emergere qualcosa dentro di me di inaspettato. L'abbraccio che ci siamo date alla fine con la mia compagna Raquel è stato come stringere una tazza di tè caldo in una fredda giornata d'inverno. We're getting some stitches first. We can get home. Look at the show. We are all together for a show. I trust you. Not necessarily. You can also put just like Abbiamo finito l'allenamento. Non so cosa tutta questa esperienza stia smuovendo, ma la voglia di buttare fuori lacrime, sudore. Ultima colazione in un bellissimo hotel a Windhoek con piscina prima di tuffarci nel vero nomadismo che ci aspetta. Ciò che mi colpisce ogni giorno è l'importanza della scelta di esserci, di partecipare agli allenamenti, anche quando la stanchezza si fa sentire, quando non hai dormito a sufficienza o magari non hai mangiato come avresti voluto. È facile allenarsi a casa, quando puoi scegliere cosa mangiare, quanto e dove dormire, ma qui la sfida è diversa e ci forgia. Da ieri entrambi i miei avambracci sono a pezzi. È la prima volta che sento davvero il peso della stanchezza e dello stress accumulato in questi giorni, così carichi di tante novità. La giornata comincia con la preparazione del trasferimento. Carichiamo i mezzi, i bagagli, l'attrezzatura da campeggio. Julia si mette alla guida, rigorosamente a destra, in Namibia. Poi tocca alle moto, che carichiamo sul trailer. Siamo pronti a partire. La destinazione? Una tipica farm namibiana, in mezzo alla natura selvaggia che ci sta per accogliere.
Prima di cena, mentre aspettavamo il tramonto, abbiamo avuto una discussione interessante sul training per la pianificazione di una missione. Ci hanno parlato dell'importanza di suddividere i partecipanti e assegnare a ciascuno un ruolo preciso all'interno del gruppo. È un aspetto fondamentale per il buon andamento di qualsiasi spedizione. Abbiamo anche imparato a leggere una mappa, a pianificare un itinerario con precisione e ci hanno suddiviso in diversi gruppi. Ogni squadra ha ricevuto le tracce da seguire il giorno successivo, con le sfide che ci aspettano e le decisioni che dovremo prendere insieme lungo il percorso. Ogni giorno è un'opportunità per crescere individualmente, crescendo come squadra. Ogni sera, dopo una lunga giornata, ci ritagliamo del tempo intorno al fuoco per raccontarci, per condividere com'è andata la giornata e come ci sentiamo. È un momento intimo, quasi liberatorio, dove possiamo aprirci, parlare delle sfide, dei successi e anche delle difficoltà che abbiamo affrontato. C'è chi coglie questa occasione per liberarsi di un peso, chi trova conforto nel condividere le proprie emozioni e c'è chi invece non sente il bisogno di parlarne. Ognuna di noi è diversa e ognuna di noi ha la sua precisa modalità di gestione di un'esperienza così intensa. Sotto il cielo stellato, accanto al fuoco, la cosa più importante è che ogni giudizio sia sospeso. Questa notte dormiamo per terra, tra il caldo e gli insetti, avvolti nei nostri sacchi a pelo, cercando di riposare per affrontare la nuova giornata. Che cosa ci aspetterà domani? Lo scopriremo insieme nel prossimo video.